Lui è il mio 50 mm f1.8G di Nikon. Piccolino, vero? Bene, lui è il 50 mm f1 di Fuji. Non proprio piccolo, vero? Oggi parleremo di questo obiettivo di nicchia e andremo a vedere dopo 2 settimane di utilizzo i suoi pro e i suoi contro. Il Fujinon XF50 a f1 non è un obiettivo qualunque, è un pezzo di ingegneria che mira a raggiungere un traguardo mitico nel mondo della fotografia, l'apertura a f1 con autofocus. Appena preso fra le mani, questo 50 mm comunica solamente una cosa: qualità e solidità. Il corpo è realizzato interamente in metallo. Con i suoi 845 di peso e le sue dimensioni piuttosto generose, ha un diametro del filtro da 77 mm, è impossibile non notarlo. Di sicuro lui non è proprio un obiettivo da passeggio. Su corpi macchina più grandi come la serie XT4 o XT5, magari con un battery grip, il bilanciamento è più che accettabile. Se ci spostiamo come ho fatto io per testarlo con per esempio un XT50 che il grip è quasi inesistente, il bilanciamento incomincia un po' a sparire, perché si incomincia a far fatica dopo un po' di utilizzo e ti porta ad andare in modalità riposo per non affaticare o le mani o il polso. Questo obiettivo è davvero massiccio e su corpi macchina come questo qua diciamo che incomincia a faticare parecchio utilizzarlo. Come da tradizione Fuji, la ghiera dei diaframmi è un piacere da usare. Ha scatti precisi e ben definiti, offrendo un controllo tattile che i fotografi apprezzano, rimanendo morbida e silenziosa. La sigla VR garantisce la tropicalizzazione, quindi questo obiettivo sarà perfetto per chi va a scattare anche in situazioni non proprio adatte, quindi magari sotto l'acqua e altri casi. Lui sarà perfetto quindi da utilizzare in esterna senza nessun freno. In sintesi è un obiettivo costruito come si deve, in maniera impeccabile, ma il primo compromesso a cui dobbiamo andare incontro è sicuramente la dimensione e il peso. Dove questo obiettivo sa il fatto suo è sicuramente nel bokeh. Parliamo di un 50 mm a f1 che su APS-C si trasforma in un 75 mm, quindi un'ottica perfetta per scattare ritrattistica, e scattare a f1 è davvero un'esperienza. La profondità di campo è talmente ridotta che bisogna prestare la massima attenzione alla messa a fuoco. Basta 1 millimetro per avere un viso sfocato. Lo sfondo con questo obiettivo non viene semplicemente sfocato, ma si scioglie in una pasta di colori morbida e cremosa. Il bokeh è rotondo, pulito e privo di artefatti. A f1 la nitidezza è più che ottima. Sicuramente per portrait non si cerca una nitidezza perfetta, ma magari un risultato un po' più morbido. Ma se lo andiamo poi a spingere almeno a f1.8 a f2, lì raggiungiamo un livello di nitidezza altissimo. Personalmente l'ho utilizzato sempre al massimo dell'apertura e ogni risultato che ho tirato fuori mi ha sempre soddisfatto, e questo obiettivo, devo dire la verità, mi ha fatto anche tornare un po' di voglia di scattare portrait. A tutta apertura è visibile una certa aberrazione cromatica. C'è da dire che però, vista la lente, è anche abbastanza controllata. Se parliamo invece di vignettatura, è presente, perché è presente, però negli scatti ti fa concentrare un po' di più sul soggetto. Entrambe comunque sono tranquillamente sistemabili con un lavoro di post-produzione o anche a volte direttamente dal corpo macchina. Piccola parentesi sul paraluce che ti danno a disposizione con questo obiettivo: è un bel pataccone, c'è da dire che è davvero grande, mi ricorda un po' il paraluce che ho sul mio 85 mm D della Nikon, e quando lo si va ad utilizzare questo fisso 50 mm si trasforma quasi in un teleobiettivo da quanto diventa grande, cioè la grandezza cambia notevolmente. Parlando di autofocus, è preciso e affidabile, non è un fulmine come altri autofocus. C'è da dire che dipende anche tanto dal corpo che si va a utilizzare. Non è un obiettivo destinato a scatti di soggetti in movimento o comunque movimenti molto veloci, ma lui
è più consigliato quando si va a scattare con soggetti o situazioni di tranquillità, secondo me. Oltre a scattare portrait, con lui ho anche provato a fare qualche ripresa video di qualche soggetto e il peso non ha facilitato l'utilizzo, però i risultati li ho apprezzati davvero tanto. Poter spingere l'apertura fino a f1 è qualcosa di incredibile in un video. Peccato forse la distanza di messa a fuoco, perché lui ha una distanza minima di 70 cm e quindi se si vuole andare a prendere un particolare si fa un po' fatica, secondo me. Non è destinato a particolari o comunque soggetti molto piccoli. Il prezzo di questo obiettivo non è sicuramente per tutte le tasche, è comprensibile vista anche la qualità costruttiva e la qualità dei risultati che si tirano fuori. Al lancio veniva venduto all'incirca sui 1600 euro, ma ora come ora lo si può trovare tranquillamente fra i 1000 e i 1200 euro. Il prezzo rimane sempre alto e infatti secondo me è un obiettivo un po' più di nicchia. In conclusione, questo Fujinon 50 mm a f1 è un obiettivo che costringe a rallentare, a pensare allo scatto e a interagire con la luce in modo diverso. Se il vostro obiettivo è ottenere immagini tecnicamente perfette con il miglior rapporto qualità-prezzo, sicuramente ci sono molte altre scelte più sensate. Ma se cercate un obiettivo che vi crea uno sfocato davvero impressionante e con un effetto quasi irreale, potrebbe essere la scelta giusta. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate sia del prezzo e sia dei risultati che sono riuscito a tirare fuori con questo obiettivo. In descrizione come sempre trovate un bel articolo dedicato su di lui e se non siete ancora iscritti al canale e il video vi è stato utile vi invito ad iscrivervi. Ci vediamo qui con nuovi contenuti video. Ciao ragazzi!